Ciao a tutti! Avete visto il mio video dove spiego come è possibile cuocere la pasta spegnendo il fuoco, la pasta senza fuoco? No? Bene, andatelo a vedere e poi tornate qui, perché adesso vi spiego la scienza coinvolta. E ora la scienza coinvolta. Perché posso fare una cosa del genere? Perché posso cuocere la pasta senza fuoco? Beh, in realtà è abbastanza semplice e come vi dicevo non l'ho inventato io, ma si sa da almeno 200 anni. Voi sapete che l'acqua bolle a 100 gradi, vero? Giusto? Sbagliato. L'acqua bolle a 100 gradi solamente a livello del mare. Più aumenta l'altitudine e più è bassa la temperatura di ebollizione dell'acqua. Io in questo momento sono in montagna e qui l'acqua bolle a circa 98 gradi. Ora immaginate di essere a 2000 metri, a Sestriere. Beh, lì l'acqua bolle a 93 gradi, non arriverà mai a 100 gradi, non importa quanto alziate il fuoco. Ma la pasta cuoce lo stesso. Cosa c'entra questo? Beh, pensateci, se a 2000 metri, 93 gradi, la temperatura che può al massimo raggiungere l'acqua, sono sufficienti per cuocere la pasta, beh, allora questi stessi 93 gradi saranno anche sufficienti per cuocere la pasta, per esempio in pianura a livello del mare, dove però a 93 gradi l'acqua non bolle. Quindi non è necessario far bollire l'acqua per cuocere la pasta. Che non serve a far bollire l'acqua per cuocere le cose, la pasta, ma la stessa cosa vale anche per gli ortaggi, la carne e così via, è un'osservazione che risale almeno al 1799, quando Benjamin Thompson, che divenne poi noto come Conte Ranford, uno degli scienziati fondatori della nascente scienza della termodinamica, scrisse un saggio analizzando scientificamente i processi che i cuochi osservavano nelle cucine dell'epoca ogni giorno. E Thomson si stupiva di come questi processi fossero così poco compresi scientificamente proprio dalle persone, i cuochi dell'epoca, che li avevano però sott'occhio tutti i giorni, ma non si ponevano mai le domande giuste. Porsi le domande giuste è l'essenza della scienza. Ricordatevi che non ci sono mai domande stupide, casomai sono le risposte che possono essere stupide, ma abituatevi a fare domande ai vostri professori o a voi stessi, chiedetevi il perché delle cose, anche in cucina. Scriveva Thomson: tutto il combustibile che viene utilizzato nel farla bollire vigorosamente è sprecato, senza aggiungere un singolo grado al calore dell'acqua, né velocizzarla o accorciare il processo della cottura di un solo secondo. Perché è dal calore, dalla sua intensità e dalla sua durata che il cibo viene cotto e non dall'ebollizione dell'acqua, che non ha alcun ruolo in quella operazione. Thomson non parlava di pasta, ma parlava di carne e di verdura, ma il fenomeno e l'osservazione è del tutto generale. Non è l'ebollizione dell'acqua che cuoce, ma è il trasferimento di calore che dipende dalla temperatura che ha l'acqua in quel momento. E quindi vediamo quali sono le temperature che si devono raggiungere per cuocere la pasta. I fenomeni che avvengono quando cuociamo la pasta sono tre, sostanzialmente. Il primo è la diffusione dell'acqua dall'esterno verso l'interno, altrimenti la pasta rimane cruda all'interno. Il secondo è il processo che si chiama gelatinizzazione dell'amido. In pratica i granuli di amido assorbono acqua e si gonfiano. Il terzo fenomeno è la denaturazione e conseguente coagulazione del glutine. Tutti questi processi dipendono dalla temperatura. Il primo, la velocità di diffusione dell'acqua all'interno della pasta, avviene a qualsiasi temperatura, anche ad acqua fredda. Infatti posso prendere della pasta, metterla nell'acqua fredda e lasciarla lì tutta notte e la mattina vedrete che è molliccia. Però non è cotta nella maniera corretta, perché il secondo fenomeno, che è la gelatinizzazione degli amidi, invece avviene solamente, diciamo, al di sopra dei 60 gradi, grossolanamente. Il terzo fenomeno, che è la denaturazione e la coagulazione del glutine, avviene invece tra i 70 e gli 80 gradi. Notate che sono tutte temperature ampiamente al di sotto della temperatura di ebollizione che normalmente raggiungiamo nelle cucine di casa nostra. Ecco quindi perché posso cuocere semplicemente spegnendo il fuoco e tenendo il coperchio, perché l'acqua alla fine dei miei 10, 12, 15 minuti necessari per la cottura della pasta è ancora ben al di sopra degli 80 gradi, che sono
diciamo, grossolanamente la temperatura minima che mi serve per cuocere la pasta. Certo, può cuocere un pochino più lentamente e quindi magari dovrete aggiungere un minuto in più ai vostri tempi di cottura, o magari dovrete mescolare un pochettino, qualche decina di secondi in più all'inizio, perché alcuni tipi di pasta hanno la tendenza a rilasciare più di altre velocemente l'amido, che all'inizio può portare a incollare i vari pezzi. So che siete ancora scettici, vi posso solo dire di provare. Provate, provate, provate. La scienza, anche fatta con una pentola e in cucina, è fatta di esperimenti e tentativi, ipotesi, quindi fate le vostre ipotesi, fate i vostri tentativi, vedrete quale pasta per voi cuoce nel modo corretto, e buon appetito dal vostro amichevole chimico di quartiere in trasferta in montagna. Ciao a tutti!